E finalmente ragazzi è arrivato il momento in cui ti parlo di questo nuovo Q6, quindi mettiti comodo perché ci sono diverse cose che ti devo raccontare. È un flash molto interessante, è anche un flash tra virgolette economico perché parliamo sì di 600 watt, però non è che possiamo ovviamente trovare il classico prezzo di un normale Speedlight, però se andiamo a vedere poi la concorrenza capite bene che un pensierino potresti farlo, anche perché ha delle prestazioni decisamente molto interessanti. Io lo sto provando da metà luglio, ti ho fatto la presentazione sul mio canale i primi di agosto, ok, e su quel video ti avevo dato anche la buona notizia che lo puoi utilizzare con i trigger di Godos, ok, quindi se sei già utilizzatore di questo marchio puoi ovviamente utilizzare anche nel tuo setup flash di Neewer come questo Q6 e addirittura adesso anche il Q4, un flash che è uscito l'anno scorso perché ha ricevuto l'aggiornamento. Ok ragazzi, quindi ci ho fatto un po' di shooting. Io personalmente non è che senta la necessità di utilizzare 600 watt, però sono decisamente comodi averli perché ti risolvono tantissimi problemi, soprattutto quando scatti in high speed sync. E con questo flash praticamente quelle poche volte che l'ho utilizzato, 4 per l'esattezza, l'ho sempre utilizzato in high speed sync. Detto questo, allora lui pesa 3 kg, è un peso importante anche perché ovviamente poi devi calcolare il peso del tuo modificatore, insomma se sei abituato con flash più leggeri senti che è molto più pesante, però quando parliamo di flash da 600 watt, anche se andiamo a vedere i competitor, praticamente rimaniamo sempre su questo peso, però diciamo che non è un flash da manovrare difficoltoso, alla fine ti puoi abituare, soprattutto se sei giovane, insomma è tutta l'energia che ti serve proprio per utilizzare questo flash anche in esterna. È costruito tra l'altro anche abbastanza bene in metallo, abbiamo la scocca in ABS, la parte anteriore è in metallo, abbiamo tra l'altro l'attacco Bowers Mount, dietro è sempre in ABS. Diciamo che come rifiniture mi piace, ha fatto un buon lavoro Neewer. L'unica cosa che mi spaventa, sono sincero con te, avendo questa forma un po' particolare che ovviamente non è che mi faccia impazzire, preferisco la tradizionale, quella stretta e lunga, e che supponiamo e speriamo di no che ci cada per terra, qua quelli sicuramente, avendo proprio subito il display, danni un po' pesanti li faremo. A differenza del classico flash dove abbiamo proprio nella parte posteriore la batteria e quindi va a fare anche da paraurti. Qui diciamo che dobbiamo prestare doppia attenzione quando lo andiamo a utilizzare all'aperto, ok? Abbiamo una batteria a litio che dopo andremo a vedere, che ti dà una discreta autonomia. Abbiamo un display a colore, non è OLED, è TFT, ma si vede tranquillamente bene anche sotto il sole. Vediamo adesso le modalità e le funzioni di questo nuovo Q6. Innanzitutto abbiamo 5 gruppi, ogni gruppo ha la sua lettera ovviamente dedicata, ma qui abbiamo anche un colore assegnato che ti aiuta a distinguere, a riconoscere decisamente meglio il flash in cui devi andare a modificare proprio la potenza. Alle volte può capitare che non ti ricordi qual è nel gruppo A, qual è nel gruppo B, ecco che il colore secondo me ti andrà ad aiutare. Ad esempio nel gruppo A abbiamo il colore rosso e così via, ogni gruppo ha un colore dedicato. Ad esempio l'ultimo gruppo
il gruppo ha il colore viola. Tra l'altro le lettere sono anche abbastanza leggibili perché sono abbastanza grandi. Ok ragazzi, abbiamo la funzione ovviamente manuale, quella che è più utilizzata. La potenza la vai a cambiare con la rotellina qui, se lo vuoi fare direttamente dal flash, oppure lo fai con i trigger. Eventualmente c'è da prendere in considerazione anche l'applicazione, dal momento che abbiamo qui il Bluetooth, quindi ti scarichi l'applicazione gratuita e poi in base ovviamente a come ti trovi meglio puoi andare proprio a modificare la potenza, i settaggi direttamente dal display del tuo telefono. Abbiamo la funzione TTL, in questo caso ovviamente ti ricordo che devi prendere il trigger adeguato per la tua fotocamera. Il Q6 può funzionare con sistemi come Sony, Canon, Nikon, Fuji e Panasonic, ok? Quindi andiamo a coprire i sistemi più conosciuti e più utilizzati. Abbiamo da non sottovalutare la funzione multi, ma in questo caso addirittura puoi scattare fino a 100 lampi consecutivi, ragazzi, che non sono affatto pochi. E per concludere abbiamo anche ovviamente la modalità High Speed Sync, che quando abbiamo un flash da 600 watt ha decisamente un senso utilizzarla, perché sappiamo che scattare in High Speed Sync con uno speed light o con un flash decisamente meno potente di 600 watt, insomma, alle volte potresti avere dei cali di potenza inaspettati, quindi avere una foto dove il flash addirittura non ha lampeggiato. Ecco che con un flash da 600 watt puoi essere, diciamo, più tranquillo, utilizzare proprio la funzione High Speed Sync. Ti segnalo anche che questo Q6 ha una funzione che è quasi d'obbligo trovare nel 2025, la funzione Burst, che non deve essere confusa con la modalità multi. Su altri flash si chiama modalità freeze, insomma, però è sempre utile averla, soprattutto per chi si occupa di fotografia sportiva, deve fotografare delle ballerine, chi fa still life dove deve congelare il momento. Ecco che questa funzione è decisamente molto utile, e soprattutto molto utile quando abbiamo 600 watt, perché la modalità boost ovviamente ha un senso utilizzarla con potenze decisamente più basse, proprio perché il tempo di ricarica è più veloce. La modalità boost praticamente si sincronizza perfettamente con l'otturatore della tua macchina e ogni singola foto ovviamente scatterà una singola flashata, ok? Quindi non è come la modalità multi che praticamente scatta su una singola esposizione con più lampeggi, come quando praticamente scattiamo in High Speed Sync. Qui la modalità boost praticamente emette un singolo flash, quindi abbiamo la massima potenza che puoi esprimere con questo flash e avere fino a 10 foto con la giusta esposizione. Ovviamente diamo per scontato che sai già che non è che puoi permetterti di utilizzare la massima potenza, ma diciamo che da un ottavo a scendere questa funzione ha decisamente senso. Vediamo adesso altri dettagli molto importanti. Partiamo proprio dalla potenza. Abbiamo detto 600 watt che possono essere spalmati in 10 stop. Allora, la potenza minima è praticamente di un 512esimo e in questo caso anche il tempo di ricarica è praticamente istantaneo, ok? Tempi decisamente molto veloci, ma va anche detto che se tu pensi di utilizzare il Q6 alla massima potenza dovrai attendere poco meno di un secondo, 0,9, e sotto questo punto di vista è uno tra i flash più veloci quando parliamo di 600 watt. Quando parliamo poi di temperatura colore, sapete bene che la temperatura di un flash circa è di 5500 gradi Kelvin, ok? Poi ci sono degli sbalzi, potrebbe essere ovviamente più alta o più bassa, ma qui abbiamo la funzione colore. Viene dichiarata una temperatura dal produttore di 5007, ok? Quindi lo sbalzo tra una foto e l'altra, quando vai a attivare proprio la funzione colore, potrebbe essere sotto ai 100 gradi Kelvin, ok, come troviamo poi nei flash di Godos, ok ragazzi. E anche sotto questo punto di vista è una cosa che troviamo solamente sui flash professionali. La durata del flash sapete bene che è molto importante, soprattutto per chi fa un certo tipo di fotografia, e anche in questo caso ha delle prestazioni decisamente molto interessanti. Altra cosa che va detta, ve lo dico proprio perché l'ho letta e quindi la condivido con voi, anche perché recentemente l'anno scorso ho cambiato il bulbo della D400. Allora, il bulbo ha una durata, dicono, di 300.000 lampi. Sono tanti, sono pochi? Beh, secondo me potrebbero essere anche pochi, anche perché dopo, se devi acquistare un bulbo proprio per un flash da 600 watt, insomma, è una spesa abbastanza importante. Comunque,
Questi bulbi praticamente si trovano un po' ovunque, soprattutto su AliExpress. È lo stesso bulbo che utilizza proprio anche la D600 Pro 2, quindi se hai bisogno poi di un ricambio non avrai difficoltà a trovarlo. Quando parliamo di flash portatili abbiamo ovviamente bisogno di alimentarlo con una batteria che troviamo sempre in dotazione, però ti do anche una buona notizia, quindi ascoltami fino alla fine, perché puoi anche alimentare questo flash con l'alimentatore di rete che troviamo in dotazione. Però facciamo un po' di chiarezza. Innanzitutto, a differenza del classico flash da 600 watt dove la batteria di solito è collocata sempre nella parte posteriore, qui il Q6, avendo un design un po' particolare, l'hanno piazzata proprio nella parte laterale. Qui abbiamo il tasto di sgancio, abbiamo anche il LED di stato della batteria, basta premere proprio il pulsantino e vai ad estrarre questa batteria, che ha una capacità di 3000 mAh, 87 Wh, ragazzi, che non sono affatto male. Praticamente si avvicina molto alla classica batteria più utilizzata da 99 Wh, quelle V-mount, okay, che molti di voi utilizzano. Quindi abbiamo una discreta autonomia. Newer dice che se tu il Q6 lo utilizzi alla massima potenza puoi arrivare addirittura a 400 lampi, tenendo però spenta la luce di modellazione, perché la luce pilota può anche assorbire 30 watt, perché ha una potenza importante. Quindi se siamo all'aperto, ragazzi, evitiamo di utilizzare la luce pilota, soprattutto se è una batteria sola. Una batteria che ha un'uscita da 28 volt, perché ovviamente parliamo di 600 watt, quindi deve avere la giusta tensione per dare proprio la potenza ai componenti che troverai in questo flash. Per tutti coloro che soprattutto usano un flash a batterie anche in studio, di solito in studio teniamo accesa sempre la luce di modellazione, perché è decisamente molto comoda per vedere dove cade la luce. Questa luce di modellazione, abbiamo detto, consuma 30 watt, quindi capisci bene che utilizzare solo la batteria, se dobbiamo fare qualche foto al volo, va bene, ma praticamente dopo 10 minuti la batteria si scarica se teniamo accesa proprio la luce di modellazione. Però con questo caricabatteria che trovi in dotazione, che ti serve proprio per ricaricare la batteria, a proposito, la ricarica completa da batteria completamente scarica ci impiega più o meno un tempo poco meno di un'ora, quindi un tempo decisamente veloce, ragazzi, per una batteria da 87 Wh. Dicevo, se tu vuoi utilizzare questo flash in studio e non vuoi avere interruzioni, praticamente vai a inserire il jack proprio del caricabatterie qui, come quando vai a ricaricare la batteria, e tranquillamente puoi utilizzare questo flash anche con la luce di modellazione sempre accesa, che la batteria rimarrà sempre quasi carica. Vediamo anche la luce pilota, cioè la luce di modellazione. Ho tolto appositamente il bulbo per fartelo vedere questo LED. È un LED che ha decisamente una potenza importante, perché lo potresti, perché no, anche utilizzare in studio come un normale illuminatore. Abbiamo 30 watt di potenza, ok, che non sono affatto pochi. Potresti anche pensare di utilizzare questo LED in esterna, sempre come luce di modellazione, perché a un certo orario ovviamente 30 watt fanno la differenza rispetto ai 10-20 watt, ok? Abbiamo però un LED bicolor, quindi possiamo eventualmente anche cambiare la temperatura colore, che va da 2005, anzi 2007 se ricordo bene, a 6500 gradi Kelvin. E abbiamo un CRI di 95+, che non è affatto male. Per quanto riguarda la potenza, essendo 30 watt potrebbero essere anche troppi, soprattutto in studio, se non vai a utilizzare soprattutto nessun modificatore, ma puoi tranquillamente cambiare la temperatura, colore e la potenza direttamente con il tasto dedicato. Basta premere questo tastino e praticamente andare a cambiare con la rotellina sia la potenza da 1 a 10 e la temperatura colore. Ti segnalo che nel momento in cui vai ad accendere proprio la luce pilota, praticamente parte anche la ventola. Una ventola che fa un po' di rumore, ma essendo noi fotografi non è che questa cosa ci dia grossi problemi, ma se pensi di utilizzare questa luce per girare di video e registrare il parlato, ecco che sotto questo punto di vista è meglio che
pensi a utilizzare un altro illuminatore. Parliamo velocemente anche dei trigger, perché l'abbiamo già fatto in precedenza proprio nel video presentazione di questo Q6, anzi ho rilasciato anche un video dedicato dove ti do tutte le informazioni, quindi dopo, se hai ancora un po' di tempo, vai a recuperare proprio quel video. Comunque velocemente ti serve il Q Pro, questo è il trigger. Eventualmente è uscito anche un nuovo trigger piccolino molto simile al modello di Godos X3, qui si chiama, se ricordo bene, QZ. È abbastanza simile, un design diverso, ma le dimensioni sono ovviamente molto compatte, display OLED da colori simile proprio all'X3. Quindi se sei nuovo nel mondo dei flash, non sei utente Godos e sei alla ricerca del tuo primo trigger, è quello che quasi sicuramente ti consiglio, e molto presto te lo porterò nel canale. Altra cosa molto importante, allora, che non avevo detto proprio in quel video, perché non era stato ancora reso disponibile l'update firmware, anche il fratello minore proprio di questo Q6, cioè il Q4, ha ricevuto l'aggiornamento e lo potrai utilizzare proprio con i trigger della serie X di Godos. Quindi se sei utente Godos e vuoi integrare, perché no, il nuovo Q6 o il Q4, ecco che adesso lo puoi fare tranquillamente. Quindi se magari li utilizzi anche in studio e possiedi l'858 e hai il trasmitter di Godos, ecco che tranquillamente puoi andare a prendere le tue misure anche tranquillamente utilizzando questi flash con questo nuovo 858, nuovo con l'858 con i trasmitter di Godos. Vediamo anche quello che troverai in dotazione se acquisti questo nuovo Q6 da 600 watt. Innanzitutto, quando parliamo anche di prezzo, ti dico subito che l'offerta più conveniente la troverai sul sito ufficiale. Per noi praticamente che cerchiamo soprattutto garanzia e assistenza non cambia, ti dico, praticamente nulla, ok? Non ti piace il flash, anche se compri sul sito ufficiale praticamente puoi effettuare il reso, hai problemi anche dopo qualche mese con la funzionalità di questo flash, praticamente lo mandi in assistenza e eventualmente ti verrà anche sostituito, ok? L'unica cosa che cambia è solo il tempo di ricevimento e dell'operazione che dovrai fare, ovviamente durerà di più per quanto riguarda un eventuale reso, però il risparmio c'è perché sul sito ufficiale lo potresti trovare, e capita molto spesso, a 499 euro. Un flash da 600 watt con questa tecnologia, ragazzi, è un affare al 100%. Calcola che la D600 Pro 2, che praticamente è molto simile, un po' meglio, ma di poco, di questo nuovo Q6, praticamente costa il doppio, e quindi con gli stessi soldi che paghi proprio una D600 Pro 2 te ne porti a casa due di questi nuovi Q6. Ok ragazzi, quindi detto questo, in dotazione troverai il Q6, la parabola, ok, con l'attacco Bowers Mount, il bulbo, l'alimentatore che serve esattamente per ricaricare la batteria, e tutti questi accessori sono proprio raccolti all'interno di questa valigetta rigida, ok, molto bella, carina, con la tracolla. Dunque ragazzi, fasi conclusive di questo video, però prima di salutarti voglio anche farti vedere giustamente il menu che abbiamo già imparato a conoscere su Flash, che ti ho fatto vedere in precedenza di Newer, perché più o meno ha la nuova interfaccia, molto semplice, intuibile, e soprattutto con questo nuovo display TFT è leggibile soprattutto anche d'estate all'aperto, ok? Mi sono trovato bene, anche se poi non credo che durante uno shooting andrai molto spesso a modificare dei settaggi, però può essere che vai a attivare la funzione colore, che ti consiglio di attivarla, ok? So che dà fastidio il bip, ma credimi, avere la temperatura più stabile fa la differenza, comunque dopo vedi te. Poi se devi attivare altre funzioni che potrebbero essere decisamente interessanti, come quella che ti dicevo poco fa, la funzione boost. Poi mi raccomando, se sei utente Godos e vuoi utilizzare il trigger della serie X, devi andare ad attivare proprio la frequenza di Godos, e per farlo devi andare alla voce proprio RX Connect e metterlo su on. Se non hai questa voce è perché devi fare l'update del firmware, e quindi dopo ovviamente ti comparirà proprio anche questa voce. Ok ragazzi, quindi tutto sommato è un flash molto semplice, intuibile da utilizzare, più o meno ha tutte le funzioni che troviamo anche su flash che costano molto di più. Ovviamente la differenza per il super professionista c'è, però diciamo che per un utilizzo
abbastanza normale, e anche alzando un po' l'asticella potrebbe essere quello che fa al caso tuo. Diciamo che spendere 500 euro per un flash da 600 watt come questo di Newer secondo me ne vale la pena. Non sempre lo troverai a questo prezzo, ok, perché non voglio ovviamente illuderti, ma se non hai fretta e tieni sempre controllato il sito ufficiale, mi raccomando, lo potresti proprio portare a casa per questi soldi. Poi si avvicina il Black Friday, insomma, porta pazienza che te lo porti a casa con un prezzo decisamente interessante, ok? Poi c'è sempre Amazon se vuoi ovviamente dormire tra due guanciali e avere tutte le sicurezze, no? Che nel sito ufficiale, ripeto, non le hai. Ok ragazzi, quindi ti saluto, se hai domande ovviamente ti aspetto qui sotto nei commenti, ti do appuntamento alla prossima settimana, ciao!